Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Welcome to this extra special edition of the Italian Wine Podcast, where il professore gets to spend some time with his childhood friend Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga. They chat about the old times and tell us about their friendship and how they share their passion for wine. Vorrei chiedere al Marchese da dove arriva la decisione di piantare il Cabernet Sauvignon? Come comincia? Oddio, io prima c'era mio padre qui, io sono arrivato molto dopo, ero già enologo e andai a lavorare in Toscana e tornato qua avevo preso anche tante idee, ma soprattutto durante la scuola avevamo molto studiato il Cabernet Sauvignon e i grandi vini bordolesi. Dove hai lavorato in Toscana? In Toscana ho lavorato molto nel Chianti e anche in Maremma. A Bolgheri. A Bolgheri. E quindi è stato influenzato da, diciamo... Uno dei miei maestri, diciamo, dal lato pratico è stato il marchese Mario Incisa, che ha voluto che io andassi a aiutarlo agli inizi del suo percorso. Non era ancora primi anni 60 sicaria commerciale, assolutamente no, era solo fatto per la famiglia, però lui aveva piantato delle piante del Cabernet Sauvignon e su a Castiglioncello, che è un castellotto, era dove c'era un eremita, e mi aveva detto di fare il vino lì, di questa vigna di 2 ettari, se non che là non c'era molta acqua, e allora dopo un po', l'anno dopo io dissi impossibile qua, non c'è igiene abbastanza, allora siamo andati giù, lui mi disse di scegliere dove volevo fare una cantina e ci avevano il fattorio, fu diviso a metà e la parte bassa divenne una cantina dove però lui voleva che le cose venissero fatte a modo suo e quindi si presero dei tini troncoconici col foulage alla mano, cioè si rompeva il cappello delle uve in fermentazione con un bastone proprio ogni volta, e oggi si fa un po' con le pompe. Allora era così. Poi comprai una pompa, comprai una pressa Wilmes e poi dopo un po' si disse, dopo fatto il vino, che ci volevano delle barrique, e allora a questo punto lui fece arrivare dalla Francia 2 barrique di campione. Però queste barrique non arrivavano mai, perché allora i trasporti non è come oggi, e le dogane, una cosa e l'altra, insomma fu molto laborioso. Arrivarono queste 2 barrique e io le misi in un rimorchietto della mia macchina. Avevo una 1100 con dietro un rimorchietto e portai queste 2 barrique a Conegliano Veneto. Conegliano Veneto? Sì, a Conegliano Veneto, dove c'erano molte produzioni di botti. E lì furono ricopiate queste barrique, però purtroppo non in legno del massiccio centrale, ma bensì in rovere di Slavogna. Slavogna, io lo chiamavo Slavogna. E quindi non era la stessa cosa, però furono le prime barrique che arrivarono, state fatte 8-10 barrique, non mi ricordo, una cosa infatti molto... era molto legnoso il legno. Sì, e mi ricordo che Ronelli... che ne mandai 2 anche qui a San Leonardo. Perché era un legno non tostato, era un legno che non aveva avuto questo lavaggio da parte dell'acqua come facevano i francesi, quindi era molto primitivo.
ed era un vino che Veronelli esprime un parere non proprio positivo, questo primo vino. Perché per il fatto Sì. del legno. Molto legnoso, sì. sì. Molto, E molto. poi massiccio centrale, insomma, in Francia Poi sono varie foreste. Sì, poi il legno rimane 3 anni all'acqua, Esatto. si pulisce, si tolgono tutti quanti quei tannini amari, Tannini. e quindi poi la tostatura, anche quella è un ruolo importante. Ecco, qui non si faceva questo lavoro. sapeva fare la Sì, erano tostatura molto in più Italia. avanti. Sì, poi quelle erano, in Italia avevano il legno a sega e in Francia era a spacco. Quello è molto importante, si lamentavano infatti che perdevano le barriere, Sì, infatti. quelli di Sassicale all'inizio perdevano perché facendo il taglio a sega non si seguono le vene, e se si rompe una vena lì esce là il vino. Sì, ho capito. Mentre i Ma francesi fu il lo fanno. primo- allora fu il primo. Sì, la prima esperienza, sì. Siamo nei primi anni la 60. cosa di mettere il vino in piccoli legni, perché in Italia il più piccolo legno era il fusto, quello Sì, che sì. era poi chiamato fusto da trasporto, Sì, che era sì. da 7 quintali. Sì, 6-7 quintali. Quindi questo E allora fu l'inizio, diciamo, un fu po' un l'uso di inizio, barili. io non c'entro niente con il Sassicaia, vero, di oggi o queste cose qua, però lui Beh, ha lavorato voleva che con- si facessero sì. le cose così, era un uomo di grandissima cultura in tutti i campi, dai cavalli al vino, dai oggetti, era veramente un genio e di una cultura strepitosa. Raccontavo ad Anselmi oggi che ha scritto un libro lui, che tu forse non conosci. Sì, No, lui? Mario, Mario, ha scritto un sì, libro. sì. Ma tu quale parli? La terra è viva. Sì. Che dovete leggerlo perché è No, non ce l'ho. ecco, vedi che ce l'ha lui. Sì. È il manifesto dell'ecologia veramente moderna, Sì, da sì, agronomo, sì, non dell'ecologia, sì. così Sì. degli scrittori, degli ecologi da Esatto. tastiera, come li chiamano. Ma lo deve leggere perché lui è stato il primo presidente del WWF. Ma Come? è stato il primo presidente del WWF. Beh, dai. certo, infatti a volte Sì, arrivava Sì, il duca No, di... WWF Italia o mondo? No, Italia. lui era Italia. per l'Italia. A Bolga era molto amico col duca di Edimburgo, che era presidente mondiale. Mondiale allora. E veniva. Fece una dove- riserva di uccelli straordinaria, le padule, tutta quella parte. Allora, Bolga erano 3.000 ettari, cioè era incisa 3.000 Sì. ettari, 3.000 ettari erano Antinori, Tinori, e alcuni erano confinati. Sì. E poi c'era tutto il Padule dove lui aveva fatto Sotto l'Aurelia. tutti questi camminamenti per la, diciamo, per vedere la fauna. L'osservazione degli uccelli, E quindi no? c'erano Per questi camminamenti nelle canne e c'erano delle varietà enormi di È stato uno dei uccelli primi d'acqua. a avere l'idea di questo luogo di passaggio di tutti gli uccelli migratori e di portarci la gente a fotografare e a vedere. Ma lui era presidente del WWF e ha scritto questo libro, che è veramente un documento veramente moderno, efficace, finalmente scritto da un agronomo su come si deve gestire la terra, perché tutto è sulla terra. Questo libro parla solo del valore della terra e del rischio che noi abbiamo di rovinarla questa terra. E per cui quello sarebbe veramente un documento su cui, ma per dirti che era un uomo molto, molto aperto, molto versatile. Sì. Aveva un piccolo cantiere che faceva navi. Quelli erano il Gardesca, Sì, ma c'era anche lui socio dentro in quella storia lì. Sì, senz'altro. Mm. Ma poi era veramente così, era presidente del WWF, ma era un gran cacciatore. Si andava molto a caccia lì. Beh, sì. Perché Ma non sono un allora- po' contrastanti? contrastanti le due Sì. cose? Ma no, perché la selvaggina va anche governata, perché se no, Le cinghiali erano come le formiche. sì, Anche Ma adesso- anche qui ci sono cinghiali, no? Ce ne sono i cinghiali. ma qui sono venuti 20 anni fa, 25 anni fa, prima non c'erano cinghiali qua. Io facevo le cacce. Adesso siamo stati invasi, adesso abbiamo i lupi. L'altro giorno c'erano i lupi qui giù, ci hanno sbranato
capra, un asino di notte, e quindi insomma stanno diventando anche troppi. Quindi la caccia non va vista solo per andare per divertimento, ma anche per selezione. E ci sono degli animali malati, però per esempio i fagiani erano tantissimi, ma erano dei fagiani che bisognava liberare, saper sparare, perché erano molto alti, molto veloci, venivano da sopra, dalle colline, e venivano giù come dei missili, quindi era tutta un'altra, però c'era un rispetto anche della caccia, come in Austria, come oggi noi abbiamo dovuto fare una osi di protezione, perché qui venivano dentro da sopra i bracconieri, e quelli sono quelli che ammazzano tutto e ammazzano gli uccellini così, insomma. C'è il cane che russa. Che sta russa? Baric. Si chiama Baric questo. Baric sì, c'ha la forma, vedi? E Baric oramai è vecchia, anche si permette di russare. And that's a wrap for today. If that ain't suspense, huh? Well, you will have to stay tuned for next week's edition of Everybody Needs a Bit of Scienza to learn about what happens next. Thanks for tuning in. Chin chin!